Bentornati carissimi. Oggi vi farò vedere le novità che, grazie agli aggiornamenti di Windows, ci sono ovviamente nella sua app Foto. Quindi vedremo proprio qualche cosa che la trovo davvero carina. Diciamo che a livello proprio basilare, Basic, diciamo che è quella che si utilizza sempre l'applicazione per aprire foto, dico a meno che non siete videomaker, lavorate molto con Photoshop, quindi andate ad utilizzare altri programmi, per esempio quelli di Adobe. Quindi in questo caso per un utente basilare, normalissimo, che fa modifiche in maniera veramente semplici con le immagini, con i JPEG, fotografie, quello che sia, PNG, ovviamente di solito noi andiamo ad aprire e utilizzare un modifica foto che è proprio quello di Windows, quindi l'app Foto. È stata integrata qualche cosa che la trovo davvero carina. Io molte volte devo dire che l'ho anche utilizzata, perché se sono cose semplici io voglio programmi semplici che facciano il lavoro. Quindi se sono cose un pochettino più complicate, vedi Color, correggere qualche immagine, in questo caso mi rivolgerò sempre a programmi tipo Adobe. Quindi in questo caso, ora cambiando subito inquadratura, vi farò vedere proprio quale modifica è stata apportata e che sicuramente o molti di voi ancora non sanno, oppure già molti di voi le conoscono, e servirà ovviamente per ripassarle un pochettino meglio. Quindi in questo caso non perdiamo tempo, cambia inquadratura e vediamo quali sono queste novità. Perfetto, qua per esempio io ho una mia foto, ammettendo che io voglio intanto visualizzare questa foto, cosa faccio? Doppio clic, ovviamente normalissimo, e apro ovviamente l'editor di foto, quello di Windows. Qua sono praticamente io, ai tempi mi trovavo a Bari, nel bellissimo porticciolo di Bari, bellissima città. Saluto sempre i miei amici boresi e tutti quelli della Puglia, veramente, veramente una regione spettacolare. E in questo caso quindi per esempio cosa permette di fare il programmino, l'app Foto, il visualizzatore di Windows come modifiche? Ovviamente qua la stessa parola lo dice, se noi andiamo su modifica, ovviamente noi andiamo ad aprire l'editor che modificherà questa fotografia, però di solito cosa possiamo fare? Io già qualche cosa l'avevo fatta vedere, per esempio andare a effettuare dei ritagli. Avete visto che la bacchettina celestina è messa qui perché significa che noi in questo caso lavoreremo sulla prima zona, quindi il ritaglia. Semplicissimo, senza andare a utilizzare altri programmi, noi possiamo pure rimpicciolire questa foto, perché a me per esempio serve inquadratura solo mia, quindi in questo caso io proverò a fare poi il salva e in questo caso la fotografia da grande diventerà piccolina così. Quindi questa per esempio è una cosa che si potrebbe già fare. In questo caso sempre andando su modifica, e si aprirà sempre di nuovo l'editor delle foto, cosa si può fare inoltre? Possiamo regolare l'immagine, quindi andare a fare una piccola color. Ovviamente ragazzi qua si parla di correzione basica, quindi mi raccomando utilizzate questo programmino per divertirvi un pochettino, ma capite bene che già io ho affrontato dei discorsi in passato come regolare le foto, non mi ricordo sinceramente, però sicuramente come fare una color su in maniera sempre semplice con dei video. Lo stesso viene fatto con le foto, quindi praticamente chi ha la possibilità giri in RAW le fotografie in modo che così potrebbero essere modificate alla perfezione, però non con questo che, tra virgolette, non che fa ridere come programma, però non è il top. Ovviamente è un programma gratuito, ricordiamoci, basilare. Però voi stessi potete per esempio andare ad aumentare per esempio le ombre o diminuire le ombre, farla diventare più scura, creare una vignetta qua attorno praticamente per dare un po' più di, non dico cinematografia, però un qualche cosa di simile, aumentare l'esposizione se abbiamo sbagliato che è sottoesposta, quindi lo aumentiamo, se sovraesposta tendiamo a farla diventare più scura. Per esempio questa fotografia ovviamente non l'ho scattata io perché sono il soggetto inquadrato e magari un pochettino potrebbe essere con poca saturazione e comunque anche un po' sottoesposta, perché magari frontalmente c'era anche il sole, però ovviamente non ero un fotografo che girava, quindi è normalissimo che è così, e poi è stata fatta talmente anni fa con dei cellulari antichi. Quindi in questo caso per esempio potrei correggere poco poco la mia esposizione e per esempio poter dare un pochettino più di saturazione per fare venire un pochettino la fotografia per esempio più colorata. Comunque questo è quello che voi potete fare. Potete aumentare anche la nitidezza per far vedere di più i dettagli, come potete vedere sono usciti fuori, o meno dettagli. I dettagli per esempio li potete vedere molto la differenza dal qui poggiamano che c'è qua, come diventa con la massima nitidezza e con una minima nitidezza insomma si vede più opaco. Comunque questo per farvi capire cosa già faceva, perché queste vi ricordo sono cose che già faceva il nostro programmino. Possiamo applicare dei filtri, in questo caso non solo possiamo andare sull'originale che non applica filtro, però possiamo per esempio andare a inserire un filtro dorato, li cambia
un contrasto caldo, una luce fredda, quindi possiamo andare a dare noi tutte le cose che vogliamo. In più, se non siete contenti di quello che c'è, lui, grazie sempre a una piccola intelligenza artificiale, passatemi proprio il termine esatto che è piccola intelligenza artificiale, lui farà un miglioramento automatico ed è quello che sempre consiglio io, se voi insomma non vi muovete bene nella modifica delle immagini a livello di colore, saturazione, accensione di luce, così la migliora automaticamente. Come potete vedere, così sembra che c'è, se guardate questa zona vi verrà meglio a vedere la differenza, che c'è un velo, un po' di foschia, così vedete bene che la foschia scompare. Quindi in questo caso, per esempio, se già vi sta bene per esempio l'immagine così, possiamo fare salva e lui salverà le modifiche. Mi raccomando, non potete tornare indietro una volta che avete modificato, quindi potete fare, casomai effettuato una modifica, salvarla con il nome. Quindi ora vi faccio vedere dove andare, opzione di salvataggio, salva una copia, in modo che così, se avete combinato una fliccatina, potete ritornare indietro al vecchio. Poi cosa possiamo prendere? Possiamo fare, vedete, la cancellazione di qualche punto, il markup, quindi nel markup, se andiamo qua sotto, possiamo andare a scegliere il colore per scrivere a mano libera, quello che sia, e possiamo andare a scegliere tutte le punte che vogliamo, quindi una linea retta, possiamo andare a prendere una penna di spessore, possiamo andare a fare un evidenziatore, soprattutto nelle immagini dove ci sono delle scritte, vogliamo fare vedere, per esempio qua sopra c'è un gabbiano, qua nel cielo, l'andiamo a cerchiare, quindi andare a evidenziare qualche cosa, questo lo facciamo nel markup. Dopodiché c'è anche il background. Questa è una bella cosa. Il background che significa che noi possiamo andare, ecco, lui già per esempio l'ha fatta e devo dire che come programma gratuito lo fa davvero, davvero in maniera impeccabile. Cioè possiamo andare a sia sfocare l'immagine lì dietro, quindi lui già capisce che vuole mettere, quindi come se una fotografia, noi per esempio che non abbiamo, tutti voi che non avete il fotoritratto, io per esempio il fotoritratto devo dire che io ho comprato, piccola parentesi, piccolo aneddoto, io ho comprato, anzi guardi in camera, ho comprato proprio ai tempi l'iPhone X, quando proprio ha festeggiato il decennale l'iPhone, casa Apple, io ho comprato proprio l'iPhone perché la novità dell'iPhone è stato per esempio di poter effettuare delle fotografie, delle foto ritratto, che significa? È proprio questa immagine che state vedendo, quindi il soggetto in primo piano per far andare proprio l'occhio lì e non farlo distrarre da tutto il resto, che è quello che poi molti creator, io per esempio non lo utilizzo quasi mai, eppure io ho comprato quell'iPhone da 1300 euro ai tempi, proprio per questa foto ritratto. Quindi la novità che c'era, poi effettivamente l'ho utilizzato solo la prima volta, dopodiché non l'ho utilizzato più, perché comunque è vero sì che può dare un effetto, come potete vedere qua, di cinematografia, soprattutto i creator, se voi vedete nei canali, qualsiasi creator ormai utilizza questo sfocato dietro. Io non lo utilizzo quasi mai, proprio perché a me, diciamo, non piace tanto lo sfocato. È pure vero che magari uno si può distogliere, però potete capire bene qua che la parete è tutta bianca, che ogni tanto c'è un pallone messo dietro, ogni tanto la mia regina Elisabetta che mi dà consigli, eccola qua la mia regina Elisabetta, veramente carina, questa è una mini figures, e praticamente quindi non c'è chissà che cosa, c'è un quadretto, insomma, perché questa stanza non è che la adopero anche per fare YouTube i miei video, però principalmente questo è un laboratorio, quindi diciamo non ho tutto questo spazio perché già gran parte di spazio per me se lo piglia la zona di laboratorio. Poi anzi faremo magari un tour proprio del mio laboratorio, studio, ufficio, in modo che così vediamo cosa c'è e gli spazi che ci sono. Magari anche voi potete pensare di utilizzare uno spazio nel miglior modo possibile. Quindi ricapitolando, questo sfocato serve proprio per dare un senso di cinematografia, per non far distogliere l'utente da guardare, per esempio nel mio caso il pallone, la marca, l'action figures che c'è qua, il quadro dietro, ma focalizzarsi su di me. Quindi in questo caso tenere incollato di più lo spettatore, l'utente, a guardare il mio video, a sentire quello che dico. Lo stesso quindi ricapitolando e ritornando, questo sfocato si fa nelle immagini. Come potete vedere è veramente difficile trovare un programma che scontorni così bene il soggetto dal retro. Come potete vedere qua è impeccabile, cioè sembra veramente, addirittura sembra pure un fotomontaggio. Possiamo anche dare l'intensità della sfocatura, perché se io la do di netto questa sfocatura effettivamente sembra un pupazzino, io sembro un pupazzino piantato lì, ma come potete vedere noi siamo partiti dalla foto reale che è questa, quindi effettivamente sono io là nel porticciolo di Bari. Quindi possiamo dare quella sfocatura quel tanto quanto basta, proprio per farla sembrare più veritiera possibile. Per esempio anche così potrebbe andare bene. Non solo questo programma non mette questa sfocatura, ma toglie anche lo sfondo praticamente, quindi possiamo rimuovere lo sfondo. Come potete capire bene, diciamo
Ha tolto ovviamente la mano, io l'ho dietro, quindi effettivamente lui non fa saltare la mano, anzi ne fa saltare proprio quel pezzettino qui che potete vedere. Perché? Perché purtroppo è già cosa rivista e vista in tutti i canali, tutti ne hanno parlato, soprattutto quelli che fanno questo lavoro, non come me che con le fotografie sì ci lavoro, ma sempre da amatore. Magari potrei essere anche un amatore un pochettino più pro rispetto ad altri, però sempre amatore sono. In questo caso il problema, per esempio, è stato sempre l'intelligenza artificiale nelle mani. Tuttora non c'è un programma di intelligenza artificiale che riesce a captare bene le mani. Purtroppo c'è questo sia nei movimenti nei video sia nelle fotografie. Taglia le manine perché non riesce a capire bene la quantità delle dita, il palmo della mano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso, purtroppo, se dobbiamo fare magari un taglio, dobbiamo cercare di magari scontornare la parte, quella della mano, magari un pochettino a mano, però potete vedere che tutto il resto effettivamente l'ha fatto perfetto. Addirittura ha fatto perfetto anche questo buchino che poi voi potete vedere se lo largo anche sotto il braccio. Altri programmi magari questo qui l'avrebbero lasciato completamente colorato. Quindi possiamo poi andare ad agire un pochettino sulle sfumature, eccetera, eccetera. Comunque se noi vogliamo incollare questo di qui a mo' di PNG su un altro fondale si può fare perfettamente. Inoltre, oltre al rimuovi, quindi comunque l'ha fatto lasciando perdere la mano, l'ha fatto veramente in maniera egregia, possiamo andare a sostituire addirittura lo sfondo, quindi possiamo andare a dare o un colore di qui, per esempio sul verdino, muovendo questo di qui, oppure andando a diciamo intanto andiamo a prendere il colore e poi andiamo a scegliere di qua quale potrebbe essere. Ecco, per esempio se mettiamo un colore proprio che taglia, si possono vedere le scontornature che ci sono, spero che si dica così, credo di sì, e qui possiamo andare un pochettino ad agire di più sul contorno, quindi per togliere un pochettino di bianco che potrebbe essere qua il cielo, eccetera, eccetera. È vero che io c'ho i capelli sempre che sembro un pazzo, sempre in aria, quindi magari ha più difficoltà rispetto a uno che o è senza capelli direttamente o ha, diciamo, un taglio molto più netto. In questo caso lui taglia veramente bene, però possiamo inoltre andare a inserire altri tipi di sfondi e andarli a sostituire. Quindi in questo caso lo trovo veramente fatto bene questo programmino, riesce a scontornare tutto, ma quello che ovviamente rende secondo me veramente al top è proprio la sfocatura. Quindi questo è quello che fa ovviamente il programma di Windows come app foto. Inoltre possiamo andare da qualche altra parte, ora vediamo annullando qui, anzi cliccando ok, ci dovrebbe essere qua sopra, sfoglia tutte le foto o no, modifica con designer, sì, perché questo di qua è il clip chamber che non ci interessa niente, è in modifica con il designer. Ovviamente questo di qui, che è sempre ovviamente fa parte di Windows come programma grazie ad aggiornamenti, qui possiamo noi andare a modificare molto di più ed è un pochettino tutto quello che abbiamo visto poc'anzi, quindi possiamo andare a rimuovere ovviamente lo sfondo, la sfocatura, dare del colore, farlo in mezzo, ridimensionare, mettere dei pop art. Ovviamente io devo accedere con gli account, siccome io qua non utilizzo account Windows, voi per utilizzare quella finestrella di poc'anzi con tutto questo che c'è qua, che è comunque un pochettino quello che già abbiamo visto, però lo fa in maniera un pochettino più impeccabile e migliore, oserei dire. Quindi che già l'avete visto che lo fa comunque molto molto professionale. In questo caso dovete soltanto accedere al vostro nuovo utente, insomma col vostro account di Windows e lui vi farà attivare questo Microsoft Designer. Quindi avete capito bene quale modifiche riesce a fare ora l'applicazione di Windows, quindi comunque complimenti a Windows che sempre con gli aggiornamenti cerca di correggere, e qui vengo al fatto che molti creator puntano sempre: non fate quegli aggiornamenti, gli aggiornamenti non vengono fatti, non devono essere fatti, e il mio computer si è bloccato. Ragazzi, io vi posso dire che veramente sono fortunato io, ma in 20 anni di carriera non ho mai avuto, oltre 20 anni di mestiere, non ho mai avuto problemi che un aggiornamento avesse bloccato, avesse rovinato il computer, eccetera, eccetera. Quindi questi video lasciano comunque il tempo che trovano. Io non ho mai avuto problemi con gli aggiornamenti, sempre consiglio di farli ovviamente a tutti i miei utenti, consiglio di fare questi aggiornamenti perché comunque molti sono proprio aggiornamenti veri e propri, molti sono degli aggiornamenti però a correzione degli aggiornamenti che tutt'al più non potevano andare, però tutti in maniera immediata. Ovviamente Windows cerca sempre di aggiornare con una patch aggiuntiva quel problema che c'era, quindi di fissare quell'aggiornamento tramite altri propri aggiornamenti. Quindi sempre vi consiglio di farli. Per esempio qua in un pacchetto di aggiornamenti di Windows ovviamente è migliorato qualche cosa, quindi non passate più da programmi che possono essere a pagamento, ma già potete scontornare, rimuovere sfondo, oppure mettere quel
quel punto, quel quid in più di opaco dietro, proprio per dare un effetto più cinematografico possibile alle vostre fotografie. Spero insomma che questo video vi sia piaciuto e che dirvi alla prossima. Ciao ciao a tutti.